Buondì, arrivo dall'orto. Oggi in questo video credo sia necessario sfatare questo mito, questa leggenda, questa favola che si può mangiare senza uccidere. Oggi io farò un video abbastanza dettagliato di come questa cosa non si possa sentire. Uno mi può dire sì, ma anche le foglie sono commestibili, ma io voglio vedere 8 miliardi di persone mangiare foglie dagli alberi, no? Come tanti mi dicono, ah, ma ci sono metodi naturali che permettono di coltivare senza uccidere. Parleremo di tutto. La premessa consiste nel dirvi che sono 10 anni che coltivo in questo luogo, circa 2000 metri quadri di terreno, con aiuole fisse, con pacciamatura, tonnellate di materia organica sono state inserite in questo appezzamento, non è mai stato arato. Mi sono aiutato con una piccola motozappa per generare le aiuole, quindi smuovere leggermente la terra, e poi queste aiuole sono sempre solo state lavorate con grelinette, forcavanga, mai stato fatto un trattamento chimico o sistemico o antiparassitario o pesticida, niente. Si è cercato di lavorare in questi 10 anni in maniera totalmente naturale, con interventi mirati sulle varie problematiche che si manifestano, problematiche fungine, problematiche di insetti che si riproducono in maniera esponenziale, quindi generano danni veramente grandi alle coltivazioni. La prima scelta nell'intervenire è sempre l'azione manuale, ovvero andare in orto a qualsiasi ora del giorno o della notte e prelevare gli insetti manualmente e esportarli dalle coltivazioni che noi facciamo. Questa operazione è uccidere, comunque. Seconda scelta, inserire predatori naturali. Noi abbiamo anatre e galline che facciamo in maniera mirata pascolare nell'orto per limitare la proliferazione di insetti vari, lumache, eccetera. Ma anche lì non è possibile tutto l'anno fare come si vuole. Anche questi animali hanno i loro tempi, a volte covano, a volte si fermano, a volte su certi tipi di suoli non si può fare. Ci sono tantissimi fattori. Terza possibilità, intervenire con prodotti ammessi in agricoltura biologica. Non lo so, mi vengono in mente fosfato ferrico per le lumache, mi viene in mente il piretro, mi viene in mente i vari macerati, equisetto, piuttosto che ortica, insomma tantissime soluzioni ammesse in agricoltura biologica. Quando è necessario vengono utilizzate quelle. L'ultima scelta, che è quella che probabilmente ancora oggi in gran parte del pianeta è utilizzata, è quella di veleni di ogni tipo di genere. E ce ne sono tanti anche ammessi in agricoltura biologica. Attenzione, perché non è che l'agricoltura biologica è tutto rose e fiori. Ci sono delle cose sulle quali bisogna intervenire con dei prodotti ammessi per l'agricoltura biologica, ma comunque veleni, che non lasciano residuo per l'essere umano, ma comunque veleni. Allora, questa premessa per smantellare subito le prime reazioni che arriveranno nei commenti. Ah, ma il metodo elementare, ah, ma conosci questo metodo, conosci quel metodo. Li conosco tutti, ho letto decine di libri, ho visto decine di video, ho frequentato anche in Sud America realtà dove avvenivano coltivazioni stranaturali, già all'avanguardia più di 10 anni fa. Insomma, chi sostiene che un ecosistema orto coltivato in questa maniera prima o dopo raggiunge un equilibrio, anche questo non è vero. Non è vero, ma perché? Non è che me lo invento io, osservo ciò che accade, ok? Per esempio quest'anno ci sono i presupposti climatici, ambientali per la proliferazione esagerata delle limacce, che in questa zona non è normale, perché qui siamo quasi a 700 metri e d'inverno ci sono dei meno 12, meno 15 che asfaltano tutto quello che si muove, no? Ma utilizzando la pacciamatura uno crea un ambiente molto vantaggioso per loro. Negli anni particolarmente umidi, particolarmente piovosi, queste proliferano tantissimo. L'equilibrio me lo dimostra la natura, il bosco me lo dimostra che non è possibile raggiungerlo, perché se io in queste sere, in queste notti che sto scendendo, e dopo ve lo farò vedere, io vado nel bosco e ricoperto di lumache, pieno, la strada che arriva qui, che è sterrata per arrivare alla cascina, ricoperta di lumache, dai prati escono migliaia di lumache. Allora questi ambienti ovviamente sono in equilibrio tra loro,
non solo il mio orto è ricoperto di lumache, l'ambiente intero, perché ci sono i presupposti perché questo accada. Dunque, in questo specifico momento è necessario uccidere all'ennesima potenza, ma non solo le lumache, perché in base alle condizioni si generano delle infestazioni molto pesanti di tantissimi altri animaletti, insetti, formiche, larve di ogni genere, lepidotteri, coleotteri, cimici, insomma, chi più ne ha più ne metta. Non si può mangiare senza uccidere, e tra l'altro questo non è affatto un problema. Io non ho nessun problema ad uccidere. Io coltivo 2000 metri quadri in una superficie di 10 ettari. Se in quei 2000 metri quadri uccido, non ci vedo nessun problema, ma proprio nei 10 ettari intorno che accada quello che vuole, ma per produrre cibo è necessario uccidere. Quindi chi dal divano continua a schiacciare bottoni sostenendo che quello che mangia, solo perché non mangi carne, non mangi uova, non mangi formaggio, non uccidi, assolutamente no. Vi dimostrerò anche come questi animali, questi insetti sono completamente senzienti. Ci sono degli animali, degli insetti che quando ti vedono a distanza di 2 o 3 metri si buttano giù dalla pianta, ti riconoscono, sanno chi sei, sanno cosa stai andando a fare, perché se passi disinteressato loro non si buttano giù, loro sanno quello che tu stai facendo. Se tu vai lì per ucciderli, loro si buttano giù dalla pianta. Questo vale per la dorifora delle patate e per tantissimi altri insetti. Queste fragole, per esempio, non le ha ancora trovate nessuno, no? Mamma. Allora io le devo raccogliere che non sono mature, perché se no stanotte le trova qualcuno. Nelle fragole, per esempio, si generano formicai giganti che, come potete vedere, inglobano la pianta proprio, non solo il frutto, inglobano la pianta, e se io faccio così sotto, milioni di formiche. Queste, se uno non le tocca mai e non crea un'azione di disturbo, invadono completamente tutta la coltivazione e poi ricoprono di sabbia le fragole, che cresceranno direttamente a casa loro e non più a casa tua. Questa è una cosa che io specifico sempre: loro non hanno alcuna pietà di noi. Una formica quando mi morde, e a volte certe formiche fanno più male che una vespa, no? Guardate, per esempio, no? Qui è passato qualcuno prima di noi, come si può vedere, cioè, è ancora lì tra l'altro. Per me non c'è nessun problema a condividere, tra l'altro, no? Se dico nel raccolto raccogliamo, tra l'altro io sono anche di manica larga, 50-50, va bene, ci metto la firma, ma loro ti lasciano zero. Ti dicevo, ci sono certe formiche che quando ti mordono fanno malissimo, e io sono convinto che con la cattiveria con la quale ti mordono, se loro potessero ti uccidono, ti sterminano. Io ne ho raccolte 3 e 2 le hanno mangiate loro. E se guardiamo bene la percentuale è sempre a loro favore, sempre a loro favore. Allora, qualsiasi cosa voi comprate ovunque, in un biologico, in un supermercato, in un mercato per strada, dal contadino, qualsiasi cosa entra a casa vostra e voi vi mangiate, è morto qualcuno. In certi casi anche esseri umani, perché non credere che la frutta e la verdura oggi dei supermercati la raccolga il contadino, perché la raccolgono della gente che sono praticamente schiavi moderni a 2 euro l'ora. Perché faccio questo video? Perché mi sta veramente a cuore smantellare l'ipocrisia di chi vuole lavarsi la coscienza, no? E tra l'altro poi dall'alto di questo piedistallo trovar da dire a tutti gli altri che magari mangiano carne, mangiano uova, mangiano formaggio e mangiano verdura, dicendo ma noi mangiamo senza uccidere nessuno. Assolutamente no, assolutamente no. Ci ha scritto qualche tempo fa un commento molto carino il nostro amico Matteo il pastore, che diceva: quanto deve essere carino un animale per potersi guadagnare, diciamo, l'immortalità. Non lo so, una lumaca fa schifo, uccidiamola; un serpente fa schifo, uccidiamolo; un ragno idem. Ah no, per un capretto no, un vitello no, perché è più carino. No, non è questa. Ovvio, io non voglio paragonare, ovviamente fa più effetto un mammifero magari di una lumaca, ma l'ipocrisia del credere di mangiare senza uccidere, questo è veramente assurdo. Tra l'altro lo dice gente che non mangia carne, ma allo stesso tempo io in quell'orto uccido all'ennesima potenza, e non perché sono sadico, l'ho già detto in altri video, ma perché è necessario. Questi animali, questi insetti non ti lasciano niente, non c'è metodo, non c'è tipo di coltivazione, non c'è preghiera, non c'è niente che tenga. Questa è la natura, tra l'altro, questo fa parte, il ciclo naturale delle cose. Ogni cosa nasce, cresce, muore, non c'è nessun
un problema in questo, la morte non è un problema, è una cosa meravigliosa. Lo so che va metabolizzato questo concetto eccetera, ma per noi la morte è una cosa bellissima. Morta una cosa, ne nasce un'altra da un'altra parte all'istante proprio. Questo vale anche per noi ovviamente. Guarda, io non vedo l'ora di gaveme da tribilè. Allora vi porterò con me in orto a vedere alcune situazioni ed ogni cosa che mangiamo, dalla fragola alla fava alla patata all'insalata, qualsiasi cosa che entra nella nostra tavola, nel nostro piatto, dietro è morto qualcuno. Mentre scendo in orto vi racconto un altro aneddoto. A volte mi è capitato di essere di fianco a una piantagione di nocciole. Dalle nostre parti si coltivano tanto le nocciole, c'è pieno di noccioleti, nei quali si fanno trattamenti regolari per la cimice, perché c'è questo insetto che buca e rovina la nocciola. Mi è capitato diverse volte di essere di fianco a un appezzamento di nocciole mentre un trattore con la botte per effettuare il trattamento pesticida contro la cimice e vedere una sorta di sciame come uscire dall'appezzamento di nocciole. Cioè le cimici si sanno e si rendono conto che sta entrando un trattore per fare un trattamento a loro nocivo e sciamano fuori dall'appezzamento prima di essere colpite dal trattamento. Poi magari successivamente rientrano, alcune moriranno lo stesso perché il trattamento ha effetto prolungato, altre invece non rientreranno fino a quando non ci saranno le condizioni per rientrare. Questi insetti non sono stupidi, non sono lì a farsi uccidere senza capire cosa sta succedendo. Per questo vi dico che anche loro sono senzienti. Ovviamente ci saranno modalità diverse di esserlo, no? Rispetto a un essere umano o a un mammifero, ma anche loro sanno perfettamente cosa sta accadendo. Non è che sono lì e se percepiscono un pericolo di morte reagiscono e hanno tutti gli effetti quasi delle reazioni emotive, se vogliamo. Questa è l'aiuola delle carote che sono stato costretto a coltivare a terra nuda perché con pacciamatura era diventato impossibile. Con il fosfato ferrico sparso dappertutto, la quantità di carote presenti ogni giorno diminuisce prima che la pianta sarà sufficientemente grande per essere autosufficiente. Saranno sparite quasi tutte. Come si può vedere, l'orto è ricoperto di erba anche a foglia, cioè tutta la superficie dell'orto è ricoperta di erba, ok? Erba tutta a foglia. Loro potrebbero mangiare qualunque cosa, ovunque c'è erba, anche sotto le coltivazioni, anche in mezzo alle coltivazioni. Loro vanno sulle tue coltivazioni e divorano tutto. I fagioli li abbiamo salvati solo grazie al fosfato ferrico. E salvati è una parola grossa. Io tutte le notti scendo giù e faccio attività. Qua abbiamo dei fagioli, per esempio, che stanno germogliando adesso. Anche qui abbiamo dovuto usare fosfato ferrico. Con questo io non voglio fare brutta pubblicità alla pacciamatura, perché ha dei vantaggi veramente giganteschi sotto certi punti di vista, ma sotto altri punti di vista è veramente deleteria e dannosa, e capisco perché le persone che coltivano in grande scala non se la possono permettere. Ma io, per farvi capire cosa succede sotto sta pacciamatura, alziamo questa pacciamatura, ecco, guardate qua, si può vedere solo in questo punto ci saranno 20-30 lumache. Guardate, io spero che si veda, non lo so, e questi sono 5 centimetri quadrati, noi coltiviamo 2000 metri quadri e solo in questo punto ho alzato una pacciamatura. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 centimetri quadri, ci sono 11 lumache in 5 centimetri quadri. Qui abbiamo una fila da 20 metri di fagiolini. Questo è quello che rimane, bastoncini. Centinaia e centinaia di piante sparite tutte, 20 metri di fagiolini rampicanti, sparito tutto, non c'è più una foglia, neanche una pianta.
questo io vi dico, loro non hanno nessuna pietà di noi e noi siamo lì a farci delle pippe, ma come sarà uccidere, non uccidere le lumache, gli insetti, ma per piacere, dai. Per concludere brevemente questo video ci tengo a dire ancora due cose. La prima, se noi ci poniamo al di fuori della natura, a questo punto nascono queste problematiche, questi quesiti, no? Ma se noi ci consideriamo all'interno della natura, allora a questo punto la natura uccide per mano di un lupo, uccide per mano di un gatto, uccide per mano di tantissimi esseri e uccide per mano dell'essere umano. Quello che ritiene opportuno uccidere per essere sempre nel suo equilibrio. Di conseguenza a questo, la seconda osservazione è: al pari di uno che mangia un uovo e quindi uccide tutti i galletti maschi che nascono, al pari di uno che mangia latte, formaggio, burro, gelato, insomma qualsiasi cosa con latte o derivati, anche lui complice dell'uccisione di capretti, agnelli, vitelli e quant'altro, e ovviamente di chi mangia carne, che direttamente si nutre della carne di determinati animali. Al pari di tutti questi ci sono quelli che non mangiano nessun derivato animale, ma pur complici dell'uccisione di altri esseri, soltanto di specie diverse, di regni diversi, ma comunque uccisi, comunque sacrificati per niente, in realtà per il ciclo dell'alimentazione umana, per la sopravvivenza della specie, come è giusto che sia, come è sacrosanto che sia, senza bisogno di farsi troppe gabbie mentali. Questo è il mio punto di vista, ovviamente, ognuno può avere il suo, questo è quello che io penso in merito a questa questione. E infine dedico questo video a tutte quelle persone che si prendono la libertà di giudicare chi fa una determinata cosa, chi mangia una determinata cosa, si permettono di mettersi su un piedistallo convinti di essere più puri degli altri solo perché magari mangiano prettamente vegetale. Questa è la dimostrazione che anche voi siete complici dell'uccisione di qualcosa, di qualcuno, e dietro quello che mangiate voi c'è sfruttamento di esseri umani, c'è sfruttamento di ogni genere, ma questo fa parte del ciclo naturale dell'alimentazione e della sopravvivenza delle specie. Quindi per me tutto questo è completamente normale. Visto che per voi non lo è e vi mettete su questo piano superiore a giudicare, sparare a zero su tutti gli altri, magari fate un passettino per riscendere sul pianeta e anche voi non avete questa purezza, questa coscienza così pulita da potervi permettere di fare questo, e quindi la natura ci insegna che siamo tutti uguali, tutti sulla stessa barca, non fa differenza nessuno escluso. Chissà, ci ritroveremo tutti insieme all'inferno. Arvezze va.